Quelli che vedete sono gli uffici del mio capannone che sto piano piano ristrutturando, e in questo episodio andiamo a completare finalmente la prima metà, finendo la sala riunioni, creando la nuova zona scrivanie e un bosco verticale vivente tutto verde. Ma non spoileriamo altro, iniziamo subito. Ebbene sì, eravamo arrivati circa a metà costruzione, facciamo i paletti mancanti e archiviamo finalmente la parete di legno. Dai! Scala, trapano e dima per fare i segni. A differenza del video precedente non ho fatto un po' di listelli alla volta, ma ho diviso in gruppi tutte le lavorazioni così da fare un pochino più veloce. Ho quindi prima cosa segnato i vari punti da forare con la dima di cartone. Con il trapano ho poi forato 3-4 cm all'interno del soffitto. Madonna mia raga, che mal di braccia. Riempito con i tasselli, che per la precisione sono in totale 33. Tra l'altro ho scoperto che 4 buchi sono eccessivi, quindi ne bastano soltanto 3 per l'istello. Infine ho avvitato le squadrette di ferro per l'aggancio dei paletti verticali. Un 40 minuti belli pieni, ma alla fine ce l'ho fatta. Ok, piastrine messe. Guarda che bel lavoro che vi ho fatto. Ora attacchiamo tutti questi stronzetti qui. La parete procedeva bella tranquilla, anche se a metà lavoro ho dovuto accendere le luci perché fuori, come vedete dalla finestra, era nel frattempo arrivato un tifone che stava distruggendo il quartiere. Ma bufera a parte, dopo circa un'oretta di lavoro, tutti i paletti erano nella loro posizione finale, per un risultato davvero fantastico. Bene sì signori, abbiamo finalmente completato la parete divisoria tra sala riunioni e scrivanie per il montaggio video. Guardate che figata! Bellissimo! Piccolo aggiornamento su quanto ho speso in totale per fare questa parete di legno. Allora, 24 pali, 24 attaccagli, vernice, dischi abrasivi, tasselli, viti e altro ancora, un totale di circa 225 euro. Se la stessa identica cosa l'avessi comprata al Megastore, allo shop online, su Amazon, da qualche parte, mi sono fatto un po' di preventivi: 1432, 1796, 1218, 1190. Ora, la mia magari non è così tanto professionale, però passare da 1200, 1300 di media a 225 totali è un gran bel risparmio. E questi 1000 euro sono contentissimo di tenerli in tasca. Poi signori, se vogliamo proprio dirla tutta, io ho fatto il lavoro di sistemare gli stelli in verticale in quel modo lì, ma ci sarebbe un'alternativa un pochino più pulita. Facciamo finta che questo qua è il legno che va in verticale. Punta. Poi prendete 2 di questi inserti filettati, lo chiamano anche dado ragno, ci sono in ferramenta su Amazon. Lo appoggiate esattamente dove c'è il foro che avete fatto prima. Tac. Uno di qua, uno di là. Dopodiché gli avvitate sopra i piedini, uno sotto. Se al filetto gli aggiungete anche un dado, avete la possibilità di bloccarlo. E questo qua signori potrebbe essere il vostro listello verticale, molto più clean, senza fare buchi sopra o sotto, piastre eccetera. Calcolate la misura giusta e con il dado bloccate. Lavoro finito. Perché io non ho scelto questo? Perché anche a tenere il filetto in fondo fino al massimo, vedete che poi rimane questo buco qua, sia sopra che sotto, e a me non piaceva. Io preferivo che il legno arrivasse a toccare il soffitto e a toccare il pavimento. Però come alternativa più facile, più pulita, si può fare. Parentesi chiusa, ora torniamo di là che bisogna fare le luci. Quanto cazzo sono grossi sti cosi? Minchia raga, ma sono grandissimi! Cioè guarda in confronto alla mia faccia. Codiaz! E una volta unboxati 2 lampadari abbiamo tolto le cose che potevano sporcarsi e messo un telo di protezione sul tavolo. Dopodiché con 2 scalette, una delle 2 molto professionali, anzi facciamo così, blurriamola così da evitare di essere imitato da casa, abbiamo preso le misure per posizionare le luci nel centro esatto. Fatto fare una prova a Stefanissimo per capire a che altezza metterle. Sei comodo Steven? Benissimo. Una più bassa comunque, non vorrei dire. Dopodiché forato, tasselli, ganci e tutte le varie cose per appenderle. Guardate che carine signori. Ma quanto sono belli! Guarda
Signori, la serietà del nuovo ufficio del Mighi. Guarda qua, che figata, non troppo alti, che sembrano brutti, non troppo bassi per riuscire anche a pulirli sopra. I track, lampadari inseriti. Ok raga, abbiamo pulito tutta l'ambientazione della sala riunioni. Guardate che bello che è adesso. Non rimane altro che aspettare il Luchino per il cablaggio definitivo, ma prima vogliamo provare a vedere come sono da accesi. Quindi proviamo a collegarli noi e vediamo com'è. Io praticamente tengo tutte le cose elettriche in una scatoletta per l'evenienza tipo questa. Riparto elettrico. Vabbè qua, quanti fili, quante prese che ho. Guarda qua che bello che è. Guarda, già pronta. Mamma mia signori. Ho quindi frugato nella scatola per cercare e spelare dei cavi vecchi con la spina già inclusa. Collegato il tutto tramite mammut e morsetti, allungato il filo verso la presa e provato ad accendere. E signori, luce fu. Stessa identica cosa anche con l'altro lampadario. Anche la seconda l'abbiamo accesa. Guardate che carina. Qui dovrebbe esserci anche il telecomando wifi, bluetooth, senza fili, eccetera eccetera, che comanda le due lampadine. Vediamo com'è. Accendi, spegni, e se vai a destra o a sinistra cambia anche colore. Diminuisce l'intensità, aumenta l'intensità. Cazzarola, quanto l'avevi comprato? Porco diaz, guarda qua. Subito dopo è arrivato il mio elettricista preferito, il signor Luchino, raga, che mi ha portato la corrente fino al soffitto passando dal tubo interno alla parete. Con tutta la sua grande esperienza, in 5 minuti aveva completato tutto. Praticamente mi ha collegato i due lampadari assieme e poi da qui parte un altro filo pam 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 che arriva dentro qua, farà tutto il giro tac tac tac, entra dentro in questa scatoletta che mi ha aggiunto, scende giù nel muro e arriva a quella presa lì. E adesso con questi cable clip, martello, attacchiamo tutti i fili al soffitto. Cioè, minchia, guarda qua che bello che è. Pazzesco, signori. Ho usato lo stesso stile del mega bunker perché tanto che il filo si deve vedere per forza perché è nero. Potevo metterlo anche bianco ma si sarebbe visto lo stesso. Anziché nasconderlo in qualche modo, rendiamolo visibile e facciamolo diventare esso stesso un'opera d'arte, mamma mia. Qua. Fatto il primo pezzo, poi creato l'effetto ad S anche verso il cassonetto della tapparella, così da continuare con lo stesso disegno. Ed ecco qua il lavoro finito. Filo nero che arriva fino dentro al cassonetto. Se vedete delle macchie è perché con il pennellino ho ripassato alcuni punti che si erano sporcati. Però questo qua, diciamo, è il lavoro. Arrivati a questo punto, vi ricordate che là in quell'angolo lì volevo mettere una lavagna tecnologica oppure una TV da usare per quando si fanno le riunioni? Ebbene sì, abbiamo un piccolissimo problema. Ho già fatto la dimensione di un 50-55 pollici, ma qua in mezzo non abbiamo nessuna presa elettrica. Dato che non voglio fare la canalina che si vede, a malincuore sono andato a prendere un disco per tagliare il muro con il flessibile e fare la traccia. Abbiamo appena finito di imbiancare, sistemare tutto, stiamo per distruggere un'altra volta. Ma se l'ufficio vogliamo farlo bene, è così. Ebbene sì, a malincuore ho quindi deciso di buttarmi anche in questo lavoro, togliendo prima di tutto le sedie per evitare di sporcarle e poi mettendo un telo protettivo sia sul tavolo che sul pavimento. Ho quindi segnato con la matitona da vero muratore il disegno della traccia sul muro. Sì raga, è venuta un po' storta. Per finire con il rettangolo per la nuova presa elettrica. Questo qua è un lavoro che non ho mai fatto, non so cosa esce, però per imparare bisogna provare, ragazzi miei. Munito di guanti, occhiali protettivi e mascherina, ho quindi preso in mano il flessibile e iniziato a tagliuzzare il muro. Tanta polvere, ma la soddisfazione di vedere la lama che entra nella parete con così tanta facilità è impagabile. Allora, per ora non male, per ora non male. Martello e scalpello? No, martello e cacciavite perché lo scalpello non ce l'abbiamo. Allora, buco fatto, questa qui ci sta. L'unica roba, raga, è che ho scavato talmente tanto che sono entrato dentro proprio nell'intercapedine tra i due muri. Cazzo! Adesso questa qua come faccio a farla rimanere bloccata lì? Boh. Mettiamo dietro intanto un po' di cartone così creiamo spessore. Allora, buco riempito con cartone, macerie e chi più ne ha più ne metta. E lei adesso sta dentro perfettissimo. Vediamo quanto lungo fa il tubo. Ditemi voi raga se non posso anche andare a fare il muratore. Mamma mia che figata, guarda qua, preciso. Adesso il nostro Steven nazionale ha già preparato il cemento rapido con una bottiglietta d'acqua e anneghiamo tutto quanto all'interno del muro. Dai, impasto con cemento e acqua e un botto di sacchetti della spazzatura per non sporcare il resto della parete. Iniziamo quindi a tirare via l'impianto che ho fatto. Ok, mettiamo il cemento rapido che ormai è diventato un pochino più solido e proviamo a vedere cosa succede.
C'è la prima che ho fatto. Guarda il buco. Guarda, sembra una cagata di piccione. Guarda, tutto preciso, pam. Ma si può essere così stupidi? Vabbè, già capito che tanto qua va riverniciato sto pezzo qui, dai. Andiamo avanti. E sulle note di questo brano messicano, con il gomito bianco sono andato avanti a buttare dentro materiale nella fessura con la cazzuola. Inserito e messo più o meno in bolla la scatoletta, e iniziato anche con il tubo verde corrugato. Guarda qua come sta venendo bene, signori. Guarda che bellino, Tac. E dopo circa mezz'oretta tutto il foro era ormai coperto. Allora, per tutti i muratori che stanno guardando questo video qui, vi prego non insultatemi, raga. È la primissima volta in assoluto nella mia vita che faccio una traccia su un muro già esistente. Avrò sbagliato 1000 cose, però vi dico la verità, mi piace, sembra fatto abbastanza bene. Ecco, magari se non vi butto per terra meglio. Dicevo, sembra fatto abbastanza bene. Lì c'è l'ingresso del tubo, qua c'è l'uscita tutta bella clean. Dopodiché non sono arrivato a filo muro, ho lasciato qualche millimetro interno, perché il tutto sarà poi da rifinire con lo stucco bianco. E niente raga, devo richiamare Luchino per farmi anche il collegamento elettrico da questa parte qua. Ma intanto andiamo a comprare la televisione. Vi dico la verità, non oso immaginare cosa penseranno i ragazzi che lavorano al Media World, che mi vedono arrivare praticamente una volta al mese a comprare un televisore nuovo. Ma a parte quello, dopo aver visto qualche modello, ne ho scelto una bella sottile, piastra per attaccarla al muro, e dopo che la mia tasca ha perso 530 euro siamo tornati al magazzino. TV comprata, tiriamo via i teli perché ormai il cemento è quasi asciutto e iniziamo con il lavoro. Stucco bianco per rasature interne. Madonna mia che buono l'odore. E spatola in mano ho riempito l'ultimo strato di solco che mancava in circa 20 minuti. Ho poi unboxato la televisione e fatto tutte le misure per capire come installare la piastra. Compriamo un'altra piastra, che per fortuna non si è rotta, porco zio. Centrato tutto in mezzo alla parete e dopo qualche foro anche lei era pronta all'utilizzo. Infine una bella pulizia generale al marcello che avevamo creato. Ok raga, siamo al giorno dopo, ho appena fatto un'altra passata alla traccia con lo stucco. Adesso andiamo a prendere le chiavi del furgone, direzione Ikea per comprare le scrivanie. Così andiamo avanti. Ed ecco ragazzi un breve tutorial di come spendere con estrema facilità 1800 euro tra scrivanie e 4 sedie da ufficio. Prima cosa vai giù con un furgone bello grande, così sei sicuro che ci sta tutto. Giri qualche corridoio, provi e testi le cose, rubi gli arredamenti finti per verificare se ti piace, muffin al cioccolato per far scendere lo stress, gara sui carrelli alla fine e carico di tutta la merce sul cassone. Tutto molto bello, un sacco di soldi spesi, ma poi una cattiva notizia. Vedete che bello che è? Sta iniziando a piovere, quindi mettiamo giù 2 legnetti e gli mettiamo sopra un po' di celofan. Se no questi 1800 euro di scrivanie li buttiamo direttamente nel cesso. Molto bene. Non facciamo in tempo a mettere gli scatoloni sui legni che iniziano effettivamente i primi goccioloni. Cinghia principale messa, adesso ne mettiamo un'altra per così. Ok raga, cinghia tesa. Sta aumentando qua, sta aumentando, sta iniziando a piovere forte. Andiamo, salviamo la scrivania che abbiamo comprato, le scrivanie. E dopo qualche minuto di strada... Guarda, sta peggiorando, grandine! Speriamo che siano intatte le scrivanie. Vai, aspetta che ci vuole, scrive! Per fortuna era solo un temporale passeggero. Carta validata con successo. Prendere per ricevuta. Alla faccia ragazzi. Abbiamo fatto quindi una deviazione e siamo passati da un fiorista a cercare una bella pianta grossa. Tra tutto quello che c'era lì abbiamo scelto un ficus alto circa 2 metri. Ci starà in ufficio. Un bel vaso grigio scuro design dove inserirlo. E poi attenzione bene, uno Stefanissimo versione Hulk che con uno sforzo tremendo mette su tutta la pianta da solo. Guardate ragazzi com'è soddisfatto, mamma mia. Signori, abbiamo usato un celofan che costa 4-5 euro per proteggere fino a 10 scatoloni dalla grandine. E sapete cosa c'è di molto simile? L'abbonamento a NordVPN che costa anche lui pochissimo e protegge fino a 10 dispositivi diversi con un unico abbonamento. E da questo maggio hanno introdotto una grossa novità. Ragazzi, la VPN più avanzata al mondo ha aggiunto la Next Gen Antivirus. Che cosa sarebbe questa cosa? Partiamo dicendo che NordVPN è come una cassetta degli attrezzi per la sicurezza digitale e all'interno ci sono un sacco di strumenti. VPN, Next Gen Antivirus e Dark Web Monitor in un unico posto. Ma la cosa veramente interessante è il Next Gen Antivirus, che crea una difesa anti-scam, anti-phishing che blocca siti truffa e link sospetti, anti-malware che quando scaricate ad esempio un file ve li blocca ancora prima di entrare nel PC, anti-tracking che impedisce al tracker e agli annunci invasivi di seguire l'attività online. Ma l'ultima novità veramente spaziale è lo Scam Call Filtering. In pratica ti avvisa se una chiamata in arrivo è una potenziale truffa. Quante volte raga è suonato il telefono e avevamo
paura di rispondere perché pam, succede sempre qualcosa, ti scami i soldi, ti fanno un abbonamento, il call center, questo, quell'altro, così siamo tutti belli sicuri. Come vi dicevo all'inizio, l'abbonamento a NordVPN può arrivare a costare veramente poco, anche meno di 5 euro al mese, quindi proteggere tutta la vostra attività online ne vale veramente la pena. E come vi dico sempre, un abbonamento copre fino a 10 dispositivi, quindi lo paga uno solo, l'ho fatto pagare alla zia e tutti i nipoti sfruttano NordVPN. Madonna mia, questo magheggio. Vi lascio il link in descrizione, mi raccomando, aumentate anche voi la vostra sicurezza. Campanello, mi sa che dobbiamo andare, che è arrivato l'elettricista. Allora Luke, vieni a vedere qua cosa ho fatto, guarda che bello che è. Devo ancora finirlo, Ora dobbiamo portare un'altra presa fino qui per attaccare il televisorino, Ormai sei più qua te che stile. Luchino mi ha quindi attaccato una nuova presa della corrente nella cassetta centrale, dopodiché con l'aiuto di Stefanino abbiamo portato tutte le scrivanie e sedie nella stanza. Ed ecco voi qua davanti a me 1800 euro. Iniziamo a montare le scrivanie che sono quelle più vicine. Ma quanta minchia di roba c'è per montare una scrivania? Che palle. E quindi vite dopo vite, pezzo dopo pezzo, in circa un'oretta abbiamo assemblato le prime due strutture, composte da longherone centrale fatto da 3 pezzi, 4 piedini regolabili, gambe estensibili, supporti e piano in legno di rovere principale. E signore e signori, guardate che figata! Guarda che carine che sono, mamma mia! Con lo stesso identico stile del tavolo riunioni, piano in legno e bacchetta di ferro nera. Piano in legno e bacchetta di ferro nera. Stessa cosa anche per questi qui, identici. 1, 2, 3, 4. Adesso facciamo le altre 2. Steven, sei contento? Mamma mia, guarda qua! Guarda qua, Steven X! Ok raga, e ora passiamo alle sedie. Raga, e dopo aver montato 4 scrivanie, la stanchezza inizia a farsi sentire. Dai, questa tipologia di sedia da ufficio è molto più facile da assemblare. Una volta messe le 5 ruote, infatti basta collegare il meccanismo alla seduta a 4 viti, lo schienale 3 viti e 2 braccioli, altre 4 viti. Fatto quello, infili tutto sul perno centrale. Ok, come ultima cosa, nel caso lo si vuole aggiungere, anche il poggiatesta. Vabbè dai raga, guardate che bella poltroncina che ho fatto, carina. Piccolissima review della sedia. Poggiatesta che va su e giù, tastini sotto ai braccioli che vanno su e giù, possibilità di girarli, maniglia per andare su e giù, se la blocchi schienale rigido, se la sblocchi schienale che va giù. Oh, non possiamo dormire. E poi attenzione, maniglia sul lato sinistro per allungare la seduta. Allora Ste, io ho montato la prima, tu monti le altre 3. Scherzo, dai che ti do una mano. Allora, questa qui sarebbe l'opzione che abbiamo disegnato sul video sulla piantina. Però se siete stati attenti durante il timelapse di prima, abbiamo comprato anche una pianta, il primo pezzo verde da inserire in ufficio. Interriamo e mettiamo. Guarda che carina che è. Piccolo strato di sassolino, un po' di terra e poi travasiamo. Ok, posizioniamola. E signore e signori, guardate che spettacolo che sta diventando la zona uffici. Mamma mia, queste 4 scrivanie quanto sono carigne. Tra l'altro, mentre sistemavamo le 4 scrivanie, abbiamo individuato altre 2 configurazioni. La principale nella mappa è questa qui, la seconda è questa qua. Stessa identica sistemazione di prima, ma ruotata semplicemente di 90 gradi. Opzione finale 3, e questa vi stupirà, guardate che carina. Isola in mezzo con ficus che spunta dalle 4 scrivanie. Guardate che soluzione particolare. Vi dico la verità, forse questa soluzione risulta molto bella se qua anziché avere tutto questo bosco ci fosse un tronco bello grosso con sopra la chioma, invece così con tutte queste foglioline verdi non lo so. Però sono curioso di sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Opzione 1, opzione 2 o opzione 3? Fatemi sapere. Noi per adesso lo lasciamo così e continuiamo con il lavoro nell'altra parte di stanza che ci manca ad attaccare il televisore. Allora signori, qui ormai è asciugato tutto, non c'ho voglia di prendere l'orbitale perché facciamo un fumo della Madonna, quindi grattiamo un pochino con questa e poi ripittoriamo belli tranquilli.
Ok raga, anche oggi abbiamo dato. Qua dobbiamo aspettare che si asciuga, così poi possiamo inserire la televisione. Hasta luego. E sono passate, signori, altre 24 ore e guardate come la traccia è completamente sparita. Pure il mago migliore del mondo non riuscirebbe a creare un'illusione così. Porca di quella bastardella. Ho quindi riattaccato le prese elettriche, tolto e pulito tutto il materiale usato per imbiancare, fissato la piastra dietro la TV, posizionata sul braccio, inserito la spina nella presa e le batterie nel telecomando e ci siamo. 3, 2, 1. Guardate che figata questa televisione. Adesso se vedete dietro di me è completamente spenta, ma guardate appena mi avvicino. Hey. Non ho toccato niente e lei si accende. Ci ha messo qualche secondo, però è successo, signori. Sensore di prossimità? Sensore sonoro? Assolutamente non lo so, però è bello. Ti avvicini, si accende, ci fa vedere che giorno è oggi, ci fa vedere le condizioni meteo e ci ricorda di scaricare NordVPN dal link in descrizione. Pazzesca sta televisione qua, signori. Altra cosa molto bella è questa qui. Questo qua, raga, è un telecomando identico a quest'altro, fa le stesse identiche funzioni, ma se noi lo giriamo, questo si carica con le batterie, questo qua invece si carica con il pannello solare. Bellissimo. Quindi tu basta che lo appoggi lì e non avrai mai il telecomando scarico, perché il sole lo mantiene vivo. Ma TV a parte, andiamo avanti. Quelle che vedete davanti a me sono un mucchio di piante che sono andato a comprare con Stefanissimo in un garden qua vicino, e l'idea sarebbe quella di posizionarle tutte sulla parete verticale di legno. Altri 246 euro di natura viva, e meno male che tutto questo progetto dovevo farlo rimanere economico. Come vedete, in ogni caso ci sono un bel po' di varietà diverse, anche colori un po' diversini, e tutti i vasetti che ho preso, anche loro diversi tra loro, hanno dentro questo rivestimento in plastica per evitare di far perdere l'acqua in eccesso. Non perdiamo altro tempo, io direi di partire dalla prima edera molto alta e metterla qua nell'angolo. Tac. E da qui, raga, iniziamo a riempire. Guardate che figata che viene fuori. Ok, e la prima l'abbiamo messa. I primi 6 listelli ora non sono più smontabili perché non ho voglia di tirar via l'edera. Però in compenso, guardate che figata. Ho quindi proseguito la costruzione del cosiddetto bosco verticale, attaccando prima delle piante lunghe che occupavano tanto spazio, una centrale in alto e una all'inizio della parete. Sono poi andato avanti con quelle più piccole. Sentite che buon odore di lavanda. Fino a riempire tutti gli spazi vuoti rimasti. Fatto poi la stessa identica cosa anche per il lato opposto, e raga, la soddisfazione di questi uffici stava salendo sempre di più. Perfetto raga, e il bosco verticale è stato completato. Dio che bello ragazzi. Cioè, ma vi rendete conto? Guarda qua che cavolo di figata. Tu entri dentro nell'ufficio e vedi questo ben di Dio. Guarda che figata. Però il bello deve ancora venire, perché vedete là, ho preso un altro vaso per sostituire quello là sotto che fa schifo. Così abbassiamo un pochino il ficus e tagliamo un po' di rametti sotto, così da renderlo un pochino più alberello. Change del vaso per farlo rimanere sotto il filo delle scrivanie. Forbici da elettricista per svuotare un po' la pianta e dargli una forma più piacevole. Allargato anche un po' i rami sopra, e una volta accettata la forma abbiamo sistemato e fatto una pulizia generale di tutto. Raga, guardate che figata. Raga, guardate che spettacolo che sta venendo. Guarda qua, guarda che bello. Guarda, accendiamo anche le luci. Guarda qui, madonna mia, guarda. Tu stai scherzando? Stai scherzando o non stai scherzando? È bello o non è bello, raga? E siamo solo a metà, neanche, siamo a un terzo. Manca ancora tutta quella parte là, mancano i quadretti, mancano le lavagne, mancano gli abbellimenti finali, eccetera eccetera. Però direi che siamo a buon punto. Sta venendo veramente bene. E quindi da questo spettacolo dietro di me vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti.